Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi risponderò ad una semplice domanda. È meglio investire nel corpo macchina o nelle lenti? Durante la carriera fotografica di qualsiasi fotografo, sia amatoriale che professionista, si arriva ad un certo punto dove si vuole un qualcosa di più nelle foto, sia a livello qualitativo sia a livello di prestazioni. Quindi ci si trova davanti a un bivio. È meglio investire sulle lenti o è meglio investire sul corpo macchina? La mia risposta è dipende. Innanzitutto andiamo a capire la funzione del corpo macchina e delle lenti. Come già detto in un altro video, il corpo macchina è dotato di sensore, quindi è in grado di convertire il segnale luminoso in segnale elettrico. Il corpo macchina andrà a influenzare quindi il rumore ad alti ISO, la gamma dinamica, punti di messa a fuoco, scatti per secondo e velocità dell'autofocus. Le lenti andranno a influenzare il contrasto nelle foto, nitidezza delle foto, vividezza delle foto, la riduzione del flare, la riduzione delle aberrazioni cromatiche. Immaginate le lenti come degli occhiali e il corpo macchina come il nostro occhio. Quindi se poniamo davanti al nostro occhio delle lenti di scarsa qualità, sicuramente vedremo male. La stessa cosa succede per il corpo macchina. Quindi se poniamo delle lenti di scarsa qualità, non avremo delle foto eccellenti. Se davanti al corpo macchina poniamo delle lenti di qualità, sicuramente avremo un miglioramento delle nostre foto. In base alla funzione, quindi, possiamo capire che se noi investiamo sulle lenti avremo sicuramente un miglioramento delle nostre foto. Il secondo fattore da considerare è il budget che andremo a investire, soprattutto nella situazione in cui avremo un budget minimo e non sappiamo se investirlo sul corpo macchina o sulle lenti. Bisogna tenere in considerazione il progresso tecnologico. Il progresso tecnologico influisce molto di più sul corpo macchina che sulle lenti. Sul corpo macchina sicuramente ci saranno delle innovazioni tecnologiche che porteranno alla creazione di nuovi modelli. Per quanto riguarda le lenti, non conta la tecnologia utilizzata, ma la qualità e il materiale delle lenti. Proprio per questo motivo, se noi abbiamo un budget limitato e vogliamo investirlo, è meglio investirlo su delle lenti che sono un investimento a lungo termine, che magari compriamo e possiamo utilizzare anche con altri corpi macchina, anziché un corpo macchina che dopo un anno o 2 anni lo dovremo sostituire. Inoltre bisogna considerare la possibilità di poter rivendere sia il nostro corpo macchina che le lenti. Proprio a causa del progresso tecnologico il nostro corpo macchina perderà molto di valore e quindi non andremo a guadagnarci in questo caso. Nel caso invece delle lenti svaluteranno poco e avremo la possibilità anche di rivenderle. Un altro fattore da tenere in considerazione è il genere fotografico, quindi dobbiamo stabilire a quale genere fotografico siamo orientati perché ogni genere fotografico richiede dei requisiti. Vi faccio alcuni esempi. Prendiamo in considerazione un fotografo di ritratti e un fotografo sportivo. Il fotografo di ritratti richiede un effetto sfocato, l'effetto bokeh e quindi delle immagini luminose. Un fotografo sportivo invece deve riuscire a catturare delle immagini in una scena in movimento. Nel primo caso il fotografo di ritratti può investire in delle lenti, magari delle lenti luminose, che possono permettere questo effetto sfocato. Nel secondo caso, il fotografo ha bisogno di investire sul corpo macchina perché ha bisogno di un maggior numero di scatti al secondo e il più alto numero possibile di punti di messa a fuoco. Un altro esempio può essere quello tra paesaggi e paesaggi notturni. I paesaggi in entrambi i casi richiedono un grandangolare per avere un maggior angolo di campo. Però nel primo caso possiamo investire su un buon grandangolare che ci permette quindi di avere delle foto paesaggistiche di qualità. Nel secondo caso, essendo delle foto notturne, oltre che ad avere un buon grandangolare, abbiamo bisogno di un'ampia apertura per riuscire a catturare più luce possibile dalle stelle e inoltre dobbiamo investire sul corpo macchina perché dobbiamo riuscire a gestire il rumore ad alti ISO ed avere anche una maggiore gamma dinamica. Nel mio caso specifico avevo già previsto di dover cambiare corpo macchina e passare da una PSC a un full frame. Proprio per questo motivo ho deciso di comprare degli obiettivi già compatibili con il nuovo formato per evitare di comprare 2 volte le lenti. Il mio consiglio è innanzitutto di capire se vogliamo rimanere su uno stesso formato del sensore o vorremmo cambiarlo in futuro. E successivamente, in base al nostro budget e il genere fotografico a cui siamo interessati, investire prima sulle lenti e successivamente, se ne sentiamo l'esigenza, cambiare corpo macchina. Spero che questo video sia stato utile, mettete like, commentate qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!